Ciao raga, qui Paolo H Justice, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand, in questo video special Halloween 2022 con una lista a tema. La skill è ormai una skill vecchia perché è una delle prime che è uscita nel panorama Speed Duel e ci consente di mandare uno zombie normale, quindi in questo caso lo Skull Servant, una volta per turno dal deck al cimitero. Quindi questo ci consentirà di pompare turno per turno l'attacco del re di Skull Servants. La premessa è che utilizziamo 28 carte semplicemente per cercare di non prendere lo Skull Servant di prima mano, essendo appunto tante carte, relativamente tante carte, quindi 28, ed anche perché effettivamente noi andiamo a sfoltire il deck di turno per turno, sia con la skill sia quando andremo ad aggiungere il mostro zombie con appunto Goblin Zombie. Il re chiaramente in 3x. A proposito, io ne ho solo uno ultra, quindi sono ben accette le donazioni dei restanti due. Stesso discorso, Skull Servant in 3x non si può non giocare. Tripla di The Warrior Lady, preferita al Libro della Luna ed anche Breaker e le altre carte con la limitazione tra virgolette a 3 introdotte dalla banned list del Niagara, che ricordo è stata utilizzata per il YCS Niagara ed anche in qualche altro YCS, però ufficialmente nei tornei local non viene applicata. Noi stiamo facendo il video applicando questa banned list del Niagara semplicemente per stuzzicare la vostra curiosità di utilizzare appunto deck diversi e che possono sfruttare quindi queste limitazioni introdotte dalla banned list del Niagara. Triplo Goblin Zombie è il sercino del mazzo. Sostanzialmente andremo ad aggiungere il re, però all'occorrenza possiamo aggiungere qualsiasi mostro zombie purché abbia la difesa inferiore a 1200. Zombina una sola, perché semplicemente ho testato questo deck e non vedo un utilizzo superiore a 1, quindi ci permetterà di sostanzialmente rievocare qualsiasi nostro mostro livello 4 inferiore, quindi sia il re sia eventualmente una lady sia anche New Doria. New Doria di The Warrior Lady utilizzati per avere delle out fondamentalmente a Jinzo, dato che utilizziamo tantissime carte trappola in questo deck. Quindi questo è il reparto mostri. Triplo scambio creature, molto interessante perché ci permette di passare ad esempio lo Skull Servant e anche zombie, Goblin Zombie, e per poi in questo caso passare al nostro avversario un mostro scarso o comunque un mostro che quando andrà nel nostro cimitero ci permetterà di poter beneficiare del suo effetto. Se invece andremo a passare il re, in questo caso sul terreno dell'avversario, a meno che non giochi pure lui il nostro stesso deck, avrà solo 0 punti d'attacco. Se invece andiamo a passare zombina con scambio creature, vi ricordo che non potrà attivare l'effetto anche se viene mandato nel nostro cimitero, perché deve essere sotto il nostro controllo per poter attivare l'effetto. Un solo libro, quindi un solo Book of Life, semplicemente perché a differenza di Shrine
ci permette di rievocare il nostro principe del deck, il nostro re, e ha statistiche piene, tra virgolette, nel senso, vi ricordo che Shrine andrà ad evocare un mostro quando viene rimosso dal cimitero, siamo intesi, ma l'effetto sarà negato. Quindi questo sta a significare che se noi rimuoviamo Shrine ed evochiamo il re, non avrà l'effetto, quindi di conseguenza avrà 0 d'attacco. E quindi questo è uno degli handicap di questa carta, oltre alla condizione di non controllare i mostri. Quindi per queste ragioni un Book of Life lo reputo molto sinergico alla strategia del deck. Inoltre ci permette anche di rimuovere un mostro dell'avversario, del cimitero dell'avversario. Poi un solo Zoma, perché come vi dicevo prima è una decklist basata sulla ban list del Niagara, del YCS Niagara, e quindi questo Zoma sarà preferito in questo caso rispetto a Jinzo e ad altre carte. Doppia Rota Incubo, perché ci permette di bloccare un mostro dell'avversario e inoltre ci permette anche di infliggere 500 punti di danno agli LP del nostro avversario, e inoltre ci permette anche di guadagnare tempo e stellare la partita. Doppia Spike, perché ha un effetto secondo me molto buono. Se ad esempio noi abbiamo lo Skull Servant, il re in questo caso in difesa, ci permetterà di pompare la sua difesa anche del suo attacco, quindi ci permetterà anche eventualmente di mantenerlo sul terreno, ma al di là di tutto è una carta che ci permette di far resistere i nostri mostri dagli attacchi dell'avversario, perché appunto pompa dell'attacco durante il calcolo dei danni, e invece non durante il calcolo dei danni ci permetterà di aumentare l'attacco dei nostri mostri, quindi comunque è sempre una carta generica e da non sottovalutare. Doppia rovina diffusa, per spaccare mostri che ci potrebbero dare grandi fastidi, come ad esempio Banisher, ma anche Drillroid, che è una carta abbastanza usata durante questo metagame. E poi tripla Shrine, che ricordo può essere utilizzato una volta per turno. Per quanto riguarda la side, doppio Dust, un pochino per liberarci delle carte magia e trappola dell'avversario. Doppia Bestia, perché uno dei nostri problemi potrebbe essere anche Floodgate Trap Wall, poiché ci blocca le zone dei nostri mostri, e quindi Bestia può essere un out a questa carta insieme a Swap eventualmente, e inoltre ha un buon effetto, ci permette di negare gli effetti dei mostri che distrugge in battaglia, e anche quello di non permettere all'avversario di attivare magia e trappola quando attacca. E doppio scontro mentale, eventualmente contro Cyber Angel e tutti i deck che comunque ci danno dei segnali e delle carte che hanno in mano, e anche il deck che sfrutta la skill card dei fratelli Paradox. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo special di Halloween 2022 vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete like e condividetelo. Alla prossima e grazie per la visione. Ciao!